Il suono dello zio David. Raga, non vedo l'ora di farvi sentire cosa avete tirato fuori questo mese. Diamoci un tono, episodio 5. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi siamo qui con il quinto episodio del Diamoci un tono. Prima di andare dritti nel video vi chiedo di lasciare un bel like a questo video e anche iscrivervi al canale con la campanella, ovviamente se questo video vi piacerà. Se non vi piacerà fatelo comunque perché io ho bisogno di felicità, quindi sì, la mia felicità dipende da voi. Questo mese è il turno di David Gilmour, quindi ascoltiamo insieme cosa mi avete mandato voi e poi faccio anche io la stessa cosa. Mi sono arrivati talmente tanti video che non ve lo dico neanche perché sennò non ci credete, però ho trovato il modo di dare il giusto spazio a tutti. Ci guardiamo tutto quello che mi avete mandato e poi vi spiego tutto. Cominciamo da Alessandro, che non sono io perché non inizio mai io questi video, ma iniziate sempre voi. Iniziamo da lui e basta. Ciao Ale, sono Alessandro, mi sono ispirato a Gilmour degli anni 90. La mia chitarra è una Stratocaster Player, pickup attivi EMG DG20, sono la copia esatta di quelli che usava lui in quel periodo. Il resto della mia attrezzatura è composta semplicemente dalla mia Helix, una simulazione di un tube driver, Big Muff, il tutto dentro un Twin Reverb assolutamente pulito. Ok, già che ti chiami Alessandro, una garanzia, in più usi anche tu la Helix, quindi siamo fratelli di Helix. Fammi sentire cosa ci tiri fuori. Raga, sto lead è bellissimo. Stai usando la Strato? Sì, ma te lo perdoniamo perché in questo video molto probabilmente ci saranno solo Strato, forse. Oggettivamente è un bel suono. La chitarra è quella giusta, sicuramente tu poi lo suoni nel modo giusto, quindi andiamo avanti a sentirlo. Rotondo ma contemporaneamente tagliente, al punto giusto, non dà fastidio ed è un suono comunque abbastanza complicato da tirare fuori dalla Strato perché la Strato, soprattutto quelle con la tastiera in acero, sono notoriamente molto acide, belle brillanti sulle alte. In questo caso sei riuscito a controllarla e farla stare nel mix nella maniera giusta. L'idea sicuramente è quella giusta, il suono in testa lo vedi, cioè lo senti anche se non lo senti, ok? E tramite la macchina, in questo caso Helix, riesci a tirare fuori tutto quello che vuoi. Non è semplicemente una raccolta di effetti amplificatori che ne hai 3000 e non sai quali usare. In questo caso è stata usata nella maniera più giusta possibile, cioè in maniera consapevole, che è quello che dovremmo riuscire a fare tutti con queste macchine. Grande. Ciao Ale, sono Diego. Per il mio suono io ho voluto utilizzare la Fender Stratocaster American Performer HSS Black, questa qui. Ho utilizzato un suono digitale, Amplitude nello specifico, un amplificatore Fender Supersonic, un gain al massimo, una buona dose di riverbero, un noise gate, un tube screamer e poi un phaser con intensità piuttosto bassa, una velocità dell'onda non molto ampia. Tra l'altro io e te, Diego, ci siamo anche incontrati all'SHG di Milano qualche mese fa. Abbiamo parlato un sacco della Les Paul e me l'aspettavo, invece no, anche tu con la Stratocaster American Performer e bla 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 Fender bla bla bla. Ok, suono super bello amalgamato nel mix, si sente come ci hai lavorato con la modulazione perché, come hai detto tu, hai messo un phaser non esagerato ed è molto gradevole perché arrotonda molto il suono all'interno del mix e lo fa diventare veramente veramente bello. Poi diciamo anche che, anche se hai usato una Strato, hai scelto una versione con l'humbucker al ponte. In questo caso, come hai detto tu, sì, ti ha aiutato un sacco per tirare fuori quel sustain, quel suono comunque rotondo, tipico dell'humbucker, ma contemporaneamente con tutta la brillantezza della Strato. Diciamo che hai approfittato un po' dei pro dell'humbucker e dei pro della Strato per il genere musicale e sei stato un pazzo a usare la Stratocaster. Ciao Ale e ciao a tutti gli amici di Shape Your Tone. Sono in compagnia della mia Fender Strato, American Standard del 97, o anche delle Sport, stai tranquillo. Ho preparato prevalentemente due clip, una di chitarra pulita e una di chitarra distorta. Per quanto riguarda la parte pulita, utilizzeremo pickup
rigorosamente al manico, emulazione di Black Twin, ampli che usa anche David Gilmour, ho inserito un po' di equalizzazione, un noise gate e ho sporcato leggermente il suono con un booster. In più c'è un pedale del sustain aggiunto come plugin. Anche per il distorto ho cercato di tenermi il più possibile sulla linea fatta da Gilmour, quindi pickup al ponte, Big Muff, come simulazione di ampli invece un Tweed Twin. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto e sperare di non aver fatto un casino con questi suoni. Ok Luigi, mi hai incuriosito un sacco, soprattutto sulla parte della Les Paul. Quindi adesso voglio vedere cosa hai scelto di Gilmour da suonare con la Strato per farmi stare malissimo. Allora, questo è il solo di The Wall e il suono, ok, è bello, è fatto molto bene, però cavolo, l'originale è fatto con la Les Paul, ce l'avevi la Les Paul, potevi far fuori tutti e invece... A livello tecnico è comunque suonato molto bene. Il suono è comunque quello giusto, sei riuscito a tirarlo fuori nonostante tu abbia un single coil. Però cavolo, l'originale è fatto con una Les Paul. Gilmour ha spiegato anche perché tanti si confondono. Lui l'ha fatto con una Les Paul con i P90, che come sappiamo sono dei pick-up che stanno un po' a metà strada tra l'humbucker e il single coil. Ci ha fregato un po' tutti. No, aspetta! C'è la parte distorta, voglio sentire cosa hai fatto anche nel distorto. La cosa che mi piace di più di questo solo e anche di come l'hai suonato è l'ambiente che c'è intorno al suono. Gli dà un'atmosfera, gli dà una caratteristica che, cavolo, come fai a non capire che è un solo dei Pink Floyd? Si capisce subito che è lui, subito. Come ho detto, è super caratteristico perché caratteristico e si capisce che è dei Pink Floyd. Sicuramente in questo caso la Strato ti ha aiutato un sacco rispetto alla Les Paul, però cavolo, le due clip potevano essere una Les Paul che era bellissima e poi quella che è la Strato che sì è bella però è una Strato. Penultimo partecipante abbiamo Davide. Lui mi ha scritto nella mail che visto che non l'ha fatto nessuno fa il solo di Comfortably Numb, probabilmente pensando che lo avessero fatto tipo tutti, e invece non l'ha fatto nessuno, neanch'io. Allora, per cercare di rifare il sound di Gilmour userò la mia Themis Overload, di fatto è una Superstrat tipo Timmons per capirsi, e poi passo nel plugin THU e uso un simulatore di iWatt sparato a cannone nel master. Per dare la distorsione metto un Boss DS1 e per ammorbidirlo un po' perché è un po' troppo asciuttino ci metto prima come booster un TS9. Non ho ancora deciso se mettere o meno un effetto di modulazione, lo vedrai tu. Raga, com'è bella quella chitarra, è una headless super moderna, di quelle che a me piacciono tantissimo, quindi se ne volete vedere qualcuna sul canale fatemelo sapere subito qui sotto nei commenti, perché vi dico già che a me piacerebbe tantissimo. Se invece mi dite che non vi piace, la porto comunque. Tra l'altro super che hai utilizzato THU come plugin, nessuno ne Diamoci un tono per ora lo aveva utilizzato, sono super curioso di sentire come suona, quindi vai. Allora, l'approccio si sente che è un approccio super moderno. Non so se deriva dal fatto che a te piace suonare cose più moderne, oppure nello specifico è colpa della chitarra. Però io ti dico, a me piace tantissimo. Inoltre. Piero Angela inoltre. Allora, tu mi hai anche sfidato perché hai detto non so se metto la modulazione. Secondo me c'è, poca così, però c'è. Voi fatemi sapere nei commenti qui sotto se secondo voi c'è oppure no la modulazione. E tu Davide invece fatti vivo perché dobbiamo avere una risposta noi. Hai anche un modo di suonare moderno, nonostante tu stia suonando una cosa che è musicalmente, possiamo chiamarla quasi, adesso mi uccidono, lo dico, preistorica.
Io ti dico, a me piace tantissimo, però occhio, perché ci sono i puristi là fuori che se lo sentono con gli armonici, la distorsione bella definita, rischi che vengono a casa tua a prenderti. Raga, dobbiamo soddisfare anche quelli che queste canzoni le vogliono suonate precise, nota per nota, filo per filo, come sono. Quindi magari con queste cose un pochino più moderne cerchiamo di stare un pelino indietro, Ciao Ale, ciao scipiortoniani. Ce l'ho fatta. Io sono Andrea. Oggi proverò a replicare il suono di David Gilmour, come ci hai chiesto tu in Diamoci un tono. Quello che proverò a replicare è il secondo assolo di Comfortably Numb, che a me piace un sacco. Userò la mia Gibson Les Paul. Aspetta! È bellissima quella Gibson Les Paul! e HX Stomp. Non so se lo conosci. Trovato in giro così l'ho usato. Vai! Raga, che bello che è. Ah, bellissimo. Davide, non sei da solo, anche lui ha fatto Comfortably Numb. Peccato solo per, non colpa tua, peccato per il copyright, perché sennò l'avrei ascoltata in loop 567,8 volte circa. Allora, poi hai usato una Telecaster, quindi non la Stratocaster brutta delle persone brutte, delle persone cattive. Ok, non è neanche la Les Paul, però ce la facciamo andare bene. Il suono è super morbido, bello rotondo, sta dentro nel mix perfettamente, c'è tanta distorsione, quella giusta, con il Big Muff sicuramente hai usato quella su Helix. Bellino quel battipenna, ne voglio 76, regalamene almeno 3 per la mia Les Paul. Veramente, il suono è veramente. Di la verità, il suono è nel funko pop però. Ok, ora la parte facile è andata e adesso tocca a me. Come sapete, Gilmour è un super chitarrista strato, ma tantissime volte lo possiamo vedere imbracciare anche Telecaster e, perché no, anche qualche Les Paul. Ad esempio, come ho detto prima, il solo di The Wall. Lo stesso David ci ha detto che quello di Another Brick in the Wall fu un suono strano, perché il solo fu registrato direttamente dal banco con una vecchia Gibson Les Paul che tra l'altro aveva dei P90. Visto che non lo trovava abbastanza incisivo e quindi non gli piaceva, riascoltandolo ha deciso di mettere un microfono davanti ad un amplificatore. Ha smanettato un po' con gli effetti e aumentato il volume e alla fine cosa ha fatto? Ha unito la versione precedente con quella nuova. Quindi già anche da questo capiamo quanto fosse sperimentale, sempre innovativo, cercava tecniche di registrazione diversa, univa le take e cercava dei suoni particolari. Io, per rendere un po' omaggio a modo mio a questo suo modo di guardare avanti, voglio usare due chitarre che Fender ha fatto proprio in quest'ottica, il moderno. Per cui creerò il suo sound con la Strato e la Tele Player Plus. Il video completo ve lo lascio qui sopra, ma vi dico già che questa tele era un bel po' che volevo provarla e ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 per avermela lanciata malissimo in mano. Per gli effetti userò vari effetti di ambiente, delay, modulazioni e tutto quello che serve, ma per la parte che caratterizza il suono, anche lì voglio usare qualcosa che guarda avanti. Ecco perché utilizzerò questi due pedali di Black Cat Devices. Sono stampati in 3D, suonano bene, più futuro di così, raga, io non so cosa ci sia. Prima di farvi ascoltare i miei suoni devo confessarvi una cosa. Ho trovato il modo per dare lo spazio a tutti e si chiama Twitch. Allora, come funziona? In live potremo ascoltare tutti Diamoci un tono che non sono comparsi nei video qui sul canale, così tutti avranno il loro spazio. E in più avremo anche la possibilità di ascoltare per intero tutti quelli che sono anche già stati nei video. Dico così perché tante volte mi chiedete nei commenti perché io non lasci andare il video dall'inizio alla fine. Sono motivi di copyright, non posso fisicamente farlo. Quindi mi raccomando, seguitemi su Twitch, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Intanto vi dico che noi ci vediamo lunedì sera in live, dove faremo la puntata del Diamoci un tono. Ora vi faccio sentire i miei suoni e poi vi svelerò chi sarà l'artista del prossimo mese e, per chi non lo sa già, vi spiegherò anche come fare a partecipare.
Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stato il vostro partecipante preferito. Fatemi sapere se vi sono piaciuti i miei suoni. Fatemi sapere se non vi sono piaciuti quelli degli altri. E io come sempre ne approfitto per ringraziarvi tutti, raga, siete stupendi. L'artista del prossimo mese saranno i Metallica. Quindi per partecipare al Diamoci un tono del prossimo mese intanto dovete usare un wah, se no non vi considero neanche. Poi lasciate un like al video, sempre per la cosa della felicità di prima. Iscrivetevi al canale con la campanella, se no poi vi perdete le cose. E poi le istruzioni vere sono fare un video in cui suonate una parte dell'artista del mese, un video in cui mi spiegate come avete fatto il suono, quindi che chitarra avete usato, i pedali, gli amplificatori, la pizza, il colore e il sapore. Particolare enfasi sul colore, mi raccomando. E inviarli alla mail che vedete qui. Mi raccomando, inviate i file entro e non oltre domenica 20 febbraio. In descrizione trovate tutta la lista delle regole da seguire per inviare i file. Io, visto che so che vi piacciono tantissimo questi video, vi lascio qui sopra la playlist così potete sbirciare cosa hanno fatto gli altri partecipanti. E noi ci vediamo al prossimo video, però aspetta perché mi stavo dimenticando. Almeno l'inizio concedetemelo.